Ciao ragazzi, benvenuti in quest'altro video dedicato agli arpeggi. Questa volta tocca all'arpeggio di Sol maggiore e Mi minore. Ricordo che nella scorsa lezione era stato il primo video sugli arpeggi, era questa qui, ed era quella del Do maggiore e La minore, dove ho spiegato tutte le cose generali da sapere sugli arpeggi. Oggi andiamo molto più veloci, quindi andiamo solo a vedere un attimo dove si posizionano le dita per il Sol maggiore, dal momento che è molto simile all'arpeggio che abbiamo visto l'altra volta di Do maggiore. Ma adesso passiamo subito a vedere come si fa questo Sol maggiore e Mi minore. Bene, allora questa volta ci posizioniamo sul Sol della tastiera. Ovviamente la prima nota deve essere il Sol. Prendiamo questo Sol della prima ottava, quindi partiamo da questo Sol e come dicevamo per la scorsa volta con il Do maggiore, le note che girano sono sempre le stesse tre, quindi questa volta invece che avere Do, Mi, Sol avremo Sol, Si e Re. Quindi ricordiamoci questa triade Sol, Si e Re. Dovremo girare sempre attorno a queste tre note, quindi come è facilmente intuibile, anche il Sol abbiamo il primo arpeggio che fa Sol, Si, Re e Sol alto. Ricordo che anche il Sol, come il Do, possiede tutto note bianche, quindi non abbiamo problemi di note nere. Ancora per questa volta avremo tutto note bianche sia per il Sol maggiore che anche per il Mi minore. Quindi andiamo a vedere questo arpeggio di Sol. Ricordo sempre sulla tecnica moderna, troviamo tutti gli arpeggi verso la fine del libro. Sol, Si, Re, Sol alto. Nel mentre spostiamo il nostro pollice in modo da farlo coincidere con il Si e partiamo con il primo rivolto, così si chiama sul termine musicale, il primo rivolto, che quindi vediamo che è Si, Re, Sol, Si alto. Questo lo dobbiamo beccare con 1, 2, 4, 5, quindi con l'ausilio dell'anulare sul Sol alto. Si chiama primo rivolto perché appunto quello base parte dal Sol, che sarebbe il primo arpeggio, quello che dà il nome all'arpeggio, quindi la nota di Sol è l'arpeggio di base, fondamentale diciamo. E quello che invece è sempre un arpeggio di Sol ma parte dalla seconda nota, che sarebbe il Si, si dice primo rivolto. Poi spostiamo ancora il pollice, andiamo a fare l'ultima combinazione, diciamo, di arpeggio, che è il secondo rivolto. Andiamo quindi a fare Re, Sol, Si e Re della terza ottava. Qui, come avevamo visto la scorsa volta, dobbiamo allargare bene il pollice con l'indice, perché abbiamo ben tre note di distanza fra questo Re e questo Sol. Le altre dita possono rimanere abbastanza tranquille. E infine abbiamo l'ultimo arpeggio, quindi sempre quello fondamentale da Sol a Sol, e andiamo a beccare l'ultimo Sol, quello sempre della terza ottava. Ecco, questo è, lo ripeto un'altra volta, lo stesso identico arpeggio fatto come avevamo fatto il primo. L'ultimo è uguale, solo che avviene su un'ottava più alta rispetto al primo. Cominciamo a fare adesso la discesa, quindi manteniamo la posizione. Il primo è semplicissimo perché abbiamo già le dita posizionate. Poi andiamo sul secondo e ovviamente non vi verrà subito naturale posizionare in questo modo le dita. Ci vuole un po' di allenamento, insomma. All'inizio li faremo pian pianino, poi li vedremo col metronomo. Però per ora ci basta capire dove posizionare la mano. In questo caso io la posiziono, come avevamo fatto prima, dal Re della seconda ottava al Re della terza ottava, e procediamo in senso contrario rispetto a prima. Poi andiamo avanti col primo rivolto, che sarà sempre Si seconda ottava, Sol, Re sempre seconda ottava, Si prima ottava.
e poi torniamo al sol originale, quindi il primissimo arpeggio, quello fondamentale che avevamo fatto all'inizio. Rivediamola pian pianino. Bene, e questo era quindi l'arpeggio di Sol maggiore. Terrei a precisare uguale a quello di Do maggiore, quindi è solo sfalsato a livello di posizione delle dita, è esattamente uguale, è solo che è sfalsato appunto, invece di partire dal Do parte dal Sol. Adesso scusate che abbasso un attimino, anzi alzo un attimino la visuale in modo da poter vedere quello di Mi minore. Ecco, da qui riusciremo a vedere le 2 ottave. E partiamo con l'arpeggio di Mi minore, quindi la relativa minore del Sol, che non è altro che il Mi minore. Anche qui nessun diesis, potete andare tranquilli, tutto note bianche. Partiamo con il Mi minore e ricordiamo le 3 note di riferimento del Mi minore sono Mi, Sol e Si. Quindi queste 3. Mi, Sol, Si. E partiamo quindi tutto sull'ottava, la prima ottava, l'ottava quella normale. Anche qui stesso movimento, andiamo a fare il primo rivolto, quindi sempre Sol, Si, Mi, Sol, dove vediamo l'ausilio dell'anulare. Passiamo a fare il secondo rivolto, dove abbiamo molta distanza fra pollice e indice, che arriviamo fino al Si della seconda ottava. Poi ci spostiamo e andiamo a fare l'ultimo. Fin qui tutto abbastanza semplice, perché comunque anche il Mi, notiamo che rispetto al Sol è semplicemente sfalsato, quindi qui c'era il Sol, qui abbiamo il Mi. Però vedete che la posizione delle dita della mia mano non cambia, rimane sempre quella. Questo perché appunto sui tasti bianchi, quando andiamo su tonalità come Do e Sol, che possiedono davvero quasi nessun diesis, se non addirittura nessuno, ci ritroviamo facilmente ad avere le melodie diciamo simili, sempre sulla stessa posizione, insomma. Poi quando andremo a studiare quelle sui diesis, ad esempio il Re maggiore già possiede un diesis sul Fa, andremo a vedere insomma le varianti degli arpeggi anche sui tasti neri. Per oggi ci tocca solo i tasti bianchi. Andiamo a fare il ritorno del Mi minore, quindi l'ultimo arpeggio era questo. Adesso abbiamo l'arpeggio di ritorno, manteniamo la posizione. Andiamo a fare il secondo rivolto. Quindi andiamo a fare adesso il primo rivolto. Infine e qui finisce anche il Mi minore. Ultima cosa prima di finire il video, imparatevi bene questa posizione appunto del Do e il Sol con le relative minori, perché è una posizione davvero uguale per tutte quante queste 4 tonalità, quindi Do, Sol, Mi minore e La minore, perché è davvero molto importante e basilare saperlo per poter fare qualsiasi tipo di canzone che si basi con arpeggi sul Sol o arpeggi sul Do. E adesso possiamo passare alla fine del video.
Bene, anche questo arpeggio allora è terminato. Nel prossimo video andremo ad esaminare l'arpeggio di Re maggiore e Si minore. Seguitemi allora con i miei video sugli arpeggi. Ci vediamo al prossimo video.